Buongiorno e bentornati sul canale Valoroso IT, il canale dedicato ai retrocomputer e elettronica vintage. Oggi ci vediamo un'interessante conferenza tenuta da Carlo Sant'Agostino il 17 settembre 2023 a Tradate, al Varese Retrocomputing. Se vi piacciono questi argomenti, cioè informatica storica, videogiochi, computer vintage, vi invito già alle successive edizioni del Varese Retrocomputing, che si terranno ovviamente gli anni prossimi, in date da definirsi, ma anche a iscrivervi al mio canale Valoroso IT. Lo trovate su YouTube, su Instagram, su Facebook, su TikTok, insomma un po' su tutte le piattaforme social network. E in più potete visitare il blog www.valoroso.it dove pubblico i riassunti degli articoli e dei video che poi trovate anche sulle varie piattaforme di social network. Il tema dell'intelligenza artificiale è molto di moda in questo periodo e Carlo Sant'Agostino ne parla affrontandone l'evoluzione storica nei videogiochi. Carlo Sant'Agostino è un esperto di informatica, esperto anche di storia dell'informatica, è professore di informatica nella serie televisiva Il Collegio e anche fondatore di Retrocampus, un'associazione che si occupa proprio della divulgazione di temi inerenti ai retrocomputer e ai videogiochi vintage e alla preservazione storica. Ringrazio Fabio Massa, detto Biomassa, e Mariangela Sapia per la registrazione audio e video. E adesso vediamoci questa interessante conferenza. Ciao! Grazie a tutti, benvenuti e di cosa parliamo? Io sono Carlo Sant'Agostino, per chi non mi conosce mi occupo di divulgazione della storia dell'informatica e della storia del videogioco da parecchi anni. Sono un informatico, lavoro in questo campo ormai da anni, anche perché se sembro vecchio in realtà sono giovane, no, in realtà è il contrario. Ho 53 anni, ho iniziato a programmare che ne avevo 12 e mi sono sempre occupato di informatica, è stato sempre la mia passione, il mio studio e il lavoro che ho fatto. Il mio primo lavoro è stato come programmatore di videogiochi negli anni 80, all'inizio degli anni 80. Ho pubblicato dei videogiochi sul Syncra ZX Spectrum come tanti di quelli che ci sono qua sopra, che fanno vedere al piano superiore le loro creazioni d'epoca. Comunque, nel 2010 ho fondato un'associazione che si chiama Retrocampus, sono tra i membri fondatori, io e altre persone sopra trovate un po' di membri dell'associazione che stanno facendo un'esposizione al piano superiore, e come mission Retrocampus ha proprio quella della divulgazione e preservazione della storia dell'informatica e della storia del videogioco. Faccio tante conferenze di temi diversi e vari, diciamo che in particolare quest'anno c'è questa buzzword, no? Della AI, dell'intelligenza artificiale, che in questo momento è molto marketing, no? Artificial intelligence. Oggi come oggi dire intelligenza artificiale lo dici e tutti... In questa conferenza io parlerò dell'utilizzo degli algoritmi di intelligenza artificiale nei videogiochi, però adesso non staremo qua a discutere in generale dell'intelligenza artificiale, dei vari approcci eccetera, ma un pochino di introduzione devo farvela. Più che altro devo spiegare che oggi come oggi, quando sentite la parola intelligenza artificiale, è ovviamente in generale in questo momento lo sentite legato molto spesso più come termine di marketing. Serve per descrivere programmi informatici che utilizzano semplici algoritmi anche normali, ordinamento, abbinamento, per creare l'illusione di un comportamento intelligente, e conferiscono quindi ai software questa aura di complessità o di progresso scientifico e tecnologico, e dicono fatto con l'intelligenza artificiale. Ecco, nella maggioranza dei casi non è così, nella maggioranza dei casi. Questo perché? Perché il reale campo di ricerca degli algoritmi di intelligenza artificiale, di artificial intelligence, è quello di cercare di imitare il comportamento intelligente di noi esseri umani per la soluzione di problemi, ricreando artificialmente caratteristiche come l'apprendimento automatico o il processo decisionale. Ok? Quindi questo e solo questo è il campo dell'intelligenza artificiale e degli algoritmi che si occupano dell'intelligenza artificiale. Perché dico imitare il comportamento intelligente degli umani? Perché adesso noi non entreremo nel dettaglio, questa non è una conferenza sull'intelligenza artificiale, però un minimo di premessa ve la devo fare.
Attualmente dalla storia degli algoritmi di intelligenza artificiale che risalgono sin dagli anni 50, ci sono studi e ricerche in questo campo, in realtà tentano di imitare quello che noi sappiamo fare, cioè cercare una soluzione di problemi, quindi cerchiamo di ricreare in maniera artificiale, utilizzando l'informatica prevalentemente, che è stata la scienza che ha reso possibile questo, anche se si teorizzava anche prima con la meccanica, con altre possibili soluzioni, ricreare una specie di pensiero coerente, logico, no? Ma con l'informatica si è riusciti un po' a ricreare questo, ma si tratta di imitare e non parliamo poi sul fatto di arrivare poi alla nostra intelligenza. Questo è un argomento che qua se ne discute ampiamente in questi giorni, ma non entreremo, anche perché qua si va nel filosofico, no? Ci sono strade di pensiero, non c'è niente ancora di reale, ci sono delle modalità di pensiero di un certo tipo e delle modalità di pensiero di un altro tipo che dicono che uno ci arriveremo, altri non ci arriveremo. Ma per darvi un'idea uso un esempio che faccio spesso, per farvi capire esattamente cosa intendo col fatto che attualmente qualsiasi algoritmo di intelligenza artificiale imita la nostra intelligenza, ma non è la nostra intelligenza. L'esempio è questo: voi avrete sicuramente visto attualmente con la computer graphics, no? Con la CGI si riescono a ricreare delle situazioni reali in maniera impressionante, perfette. Molto semplice, per esempio ci sono delle scene di pioggia, noi vediamo la pioggia, ok? Ci sono delle scene ormai ricreate in computer graphics dell'acqua, della pioggia che cade, è perfetta, sembra veramente di vedere la pioggia, ok? Quindi abbiamo ricreato la pioggia artificialmente? No, noi abbiamo simulato l'aspetto della pioggia, cioè quello che noi vediamo che è la pioggia. Ma se dovessimo realmente ricreare artificialmente con un software quelli che sono gli effetti della pioggia, cosa dovremmo fare? Non è solo l'acqua che cade, la pioggia fa parte di un ciclo complessissimo che è quello proprio del ciclo dell'acqua, dall'evaporazione del mare alla condensazione, alla formazione delle nuvole, la formazione delle nuvole con tutta la fisica dello scontro delle nuvole, della creazione quindi di queste gocce di acqua nell'atmosfera che poi cadono sulla terra, che trascinano materiale che sta sospeso nell'atmosfera e vanno a irrigare il suolo, che nutrono il suolo in un certo modo e creano poi la possibilità alle piante di poter assorbire dalle radici i nutrimenti. Quindi pensate quanto è complesso il ciclo della pioggia. Quindi io ho ricreato la pioggia facendo in computer graphics vedere che cade la pioggia, l'ho fatta sembrare che sia pioggia vera, ma non è niente, ma non è neanche la centesima bilionesima parte di quello che è realmente la pioggia. Ecco, attualmente questo paragone che vi ho fatto è quello che è adesso, quello che sono adesso gli algoritmi di intelligenza artificiale. Noi parliamo con ChatGPT, vediamo Midjourney che disegna, sembra di parlare con una persona, sembra di vedere una persona che disegna, ma non è neanche lontanamente un milionesimo di quello che è il nostro pensiero coerente, ok? Questo è lo stato attuale. Dove ci porterà? Qua ci sono teorie, poi c'è chi dice che aumentando la complessità si arriverà a un'intelligenza generale, eccetera, c'è chi dice che non ci arriveremo perché la strada è un'altra, ma lì entriamo nel filosofico e quindi non ci entro. L'argomento della conferenza è un altro. Qua parleremo di videogiochi oggi e dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, degli algoritmi di intelligenza artificiale nei videogiochi. Perché? Perché al contrario di quello che ho detto prima, cioè dove adesso basta appiccicare, no? Ho iniziato dicendo che oggi come etichetta di marketing si mette intelligenza artificiale al software di contabilità e paghe, fatto con intelligenza artificiale. Perché? Perché è marketing in questo momento, no? Sono semplici algoritmi di ordinamento, ma diventa una cosa, no? Mettendoci. Invece nei videogiochi c'è una particolare connessione. Perché esiste quella che potremmo definire intelligenza artificiale videoludica. Perché nei videogiochi si tende da sempre
a realizzare quella che è una persona artificiale. Cos'è la persona artificiale? Quella contro cui noi giochiamo. Cioè che gli algoritmi che stanno alla base delle azioni dei personaggi non giocanti sono incentrati sull'apparenza dell'intelligenza degli stessi, per dare una buona giocabilità all'interno di quelle che sono le restrizioni dell'ambiente di gioco. Quindi l'approccio è simile a quello della ricerca dell'intelligenza artificiale tradizionale, quello che ho detto prima. Qual è l'approccio degli algoritmi di intelligenza artificiale? Quello di creare un'apparenza di intelligenza simile alla nostra, cioè quello di ricreare una persona artificiale. Quando nel 1950 Turing, no? Nel 50 ha pubblicato quello sull'informatica, Computer Machine Intelligence, il suo trattato che definiva il famoso test di Turing, era appunto quello di dire faccio un programma che sembra una persona. Okay? Quindi in realtà, e infatti poi se voi studiate la storia dell'intelligenza artificiale trovate i videogiochi sin da subito, perché i primi esempi di ricreazione, di processo, di pensiero umano, di creare un qualcosa che sembri una persona con la quale sto interagendo, era proprio giocare contro qualcun altro. Infatti addirittura sin da subito, fino al 1950, cioè quando Turing scriveva il suo trattato per definire il test di Turing, nell'ambiente dell'informatica dell'epoca succedevano cose come queste, il famoso Bertie the Brain, no? Le aziende che producevano calcolatori utilizzavano dei giochi per dimostrare che i loro computer funzionavano, quindi scrivevano degli algoritmi di gioco per giocare contro le persone. Questi rientrano proprio tra i primissimi studi di algoritmi di intelligenza artificiale, cioè cercare di capire come creare un algoritmo che vada a giocare contro una persona. Bertie e il Nimrod sono due esempi, uno del 50 e uno del 51. Bertie the Brain è stato fatto, scusate ma uso appunti perché gli argomenti sono vasti. Allora, è stato costruito a Toronto da Joseph Case, è stato presentato alla Canadian National Exhibition del 1950 e dimostrava un nuovo tipo di valvole, perché a quei tempi i computer andavano a valvole, non c'era ancora il transistor, quindi il computer erano a valvole. Era pubblicità per far vedere che funzionava la valvola di Additron, che è stata inventata da questo Cates, che era una valvola più compatta, più piccola, quindi riusciva a ridurre le enormi dimensioni che avevano i calcolatori all'epoca. E come lo faceva? Dimostrava giocando a tris, il tic-tac-toe, no? Il famoso tris, contro un avversario umano. Quindi aveva scritto un algoritmo che giocasse a tris contro un avversario. Questo è già una proto-algoritmi di intelligenza artificiale. Infatti la stessa cosa succede alla Ferranti. Ferranti in Inghilterra nel 1951 per pubblicizzare al Festival of Britain fa il gioco del NIM, che è un altro classico gioco, no? Il NIM è quello delle tavolette che si spostano eccetera, e il NIM viene fatto con il Nimrod, no? Sul Ferranti Mark I, che è stato il primo computer commerciale della storia, cioè che poteva essere comprato, perché quelli precedenti invece erano tutti a utilizzo e studio universitario o militare, mentre il Ferranti Mark I poteva essere comprato, quindi le aziende potevano, le grandi aziende, stiamo parlando delle multinazionali dell'epoca, potevano comprarsi un computer. Infatti il Ferranti Mark I, fatto dove appunto ci fu la presentazione del ritmo, sempre nel 51 all'Università di Manchester, dove è stato progettato poi l'hardware che stava alla base del Mark I. Questo signore qua, no, quella è la pubblicità del Ferranti, no? Electronic Digital Computer, e questo signore che era Christopher Strachey, che è stato il primo a scrivere un software per giocare. Prima lui l'ha scritto per la dama e poi Dietrich Prinz, sempre all'Università di Manchester, il primo programma sul computer che giocasse a scacchi. Quindi un gioco complesso, un gioco molto complesso come quello degli scacchi. Replicare il ragionamento umano che sta alla base del gioco degli scacchi, per molti stava a dimostrare che era possibile ricreare
un ragionamento logico. Infatti questi due giochi, scritti all'Università di Manchester, che sono tra i primi programmi per computer mai scritti nella storia del 51, stanno in tutti i testi di intelligenza artificiale come primi esempi di algoritmi di intelligenza artificiale, proprio perché ricreano quella che è il ragionamento umano, quindi stanno a ricreare quella che fu la prima volta che noi giocavamo contro una macchina artificiale. Questo tentativo che era stato fatto, vi ricordate, nel famoso giocatore di scacchi meccanico, no? Che poi era finto, c'era il nano dentro che aveva creato tutto, però erano secoli che si tentava di costruire una macchina che potesse giocare contro un uomo, e finalmente con i computer si può fare. Si ricrea una macchina che gioca contro un uomo, quindi una macchina che riproduce un ragionamento umano e permette di giocare per la prima volta contro un uomo. Considerate che da lì poi l'evoluzione del gioco degli scacchi sul computer è stata incredibile, no? Fino ad arrivare dal 51, ci ha messo fino al 97, fate voi il conto degli anni, dal 51 al 97, nel 1997 il Deep Blue di IBM riuscì a battere Garry Kasparov a scacchi. Quindi addirittura a battere il campione mondiale di scacchi, e questo avvenne nel 1997. Ma perché è importante il Mark I, i giochi eccetera? Il Mark I è importante anche per un'altra cosa, perché abbiamo il primo esempio anche sempre del gioco del tè, sempre nell'ambito di ricerca. Questo succede nel 52. A.S. Douglas all'Università di Manchester, sempre sul Mark I. Il Mark I è stato il primo computer a utilizzare un tubo catodico. In realtà non lo usava, non l'avevano messo lì il tubo catodico in quella che vedete che è la centrale di controllo, non era lì per interagire con l'uomo, ma era lì perché il tubo catodico veniva utilizzato come memoria dei dati, no? In pratica, siccome il tubo catodico ha una latenza, venivano scritte delle celle di memoria con il fascio di elettroni che poi potevano essere rimisurati, quindi c'era come le linee di ritardo a mercurio, la stessa cosa, solo che utilizzava il tubo catodico per fare questo. A.C. Douglas ebbe l'intuizione, siccome si vedevano questi puntini che uscivano, che poi davano lo stato dei registri, delle locazioni di memoria, eccetera, lui disse: ma io posso usare questi puntini per interagire anche con l'operatore che sta davanti. E infatti questo fu il primo esempio nell'ambito della sua tesi di dottorato di ricerca, che era interazione uomo-computer, uomo-macchina, e utilizzò per la prima volta un tubo catodico per visualizzare qualcosa con cui la persona interagiva, e fece questo che viene ricordato oggi come OXO, che viene considerato praticamente il primo computer game in assoluto, perché utilizza un tubo catodico, un computer digitale, ed è stato fatto nel 52, ok? Quindi nel 52 quindi abbiamo anche questo, anche qui è come Bertie de Brey, l'algoritmo è molto semplice, il gioco del tris è molto semplice rispetto al gioco degli scacchi. In realtà già nel 51 avevano fatto il gioco degli scacchi col computer, solo che, se avete visto la foto di prima, andava con il nastro perforato che gli dava le posizioni e lui rispostava. Invece con questo già a schermo io interagisco e vedo, ok, cosa succede nello schermo. Quindi da qui, a questo punto, vabbè, adesso c'è l'esplosione, perché noi abbiamo che l'informatica a partire dagli anni 50, durante gli anni 60 esplode in tutto il mondo. Dopo la Ferranti ci sarà la nascita della Digital, i computer di IBM, ci saranno tutte le grandi aziende che inizieranno a vendere i computer nel mondo, e i computer inizieranno a diffondersi prevalentemente nelle università, nei grossi centri di calcolo, nei centri di ricerca, nelle grandi aziende, però a diffondersi, no? E soprattutto tantissimi anche nuovi ricercatori, nuove persone inizieranno quindi a poter mettere le mani su questi enormi computer, no? Questa novità che stava nascendo, e da qui ovviamente i ragazzi all'università studiano, ricercano, ma soprattutto giocano. Quindi hanno iniziato a pensare di poter anche giocare. È anche vero che però i primi esempi che spesso vengono citati di videogioco dopo quello che fu OXO e questi
che vi ho appena citato, dove c'era un'interazione, quindi c'era una ricerca della creazione del personaggio di intelligenza artificiale, cioè del giocatore che non esiste, della persona artificiale contro cui giocare, quelli che poi in realtà ricordano tutti, quindi Space War per dirne uno, no? Sui libri trovate spesso indicato anche Tennis for Two, ma Tennis for Two in realtà io lo cito malvolentieri perché in realtà è un computer analogico fatto per pubblicizzare un computer di lancio balistico, l'ha visto in due, poi per vari motivi è diventato famoso sui libri perché è uno degli esempi che è sopravvissuto, lo citano tutti, ma sia Tennis for Two comunque che Space War soprattutto nato sul PDP, il primo digital, è quello che viene considerato proprio tutti i crismi in un videogioco, con le due astronavi, fino ad arrivare anche al primo videogioco commerciale di Atari il primo videogioco commerciale della Seagizzi ispirato da Space War, e poi il classico Pong che diffuse il videogioco in tutto il mondo. Sono tutti questi esempi che ho fatto, sono tutti videogiochi per due giocatori, cioè non puoi giocare da solo. A Space War, a Pong, a Tennis for Two non puoi giocare da solo, devi essere uno contro l'altro, che è molto divertente perché permette di sfidarsi e c'è un divertimento tra le persone, ma non c'è nessun algoritmo di realizzazione di persona artificiale, quindi non rientrano in quelli che sono il campo della cosiddetta ricerca dell'intelligenza artificiale, della creazione della persona artificiale. Per trovare altri esempi di questo tipo dobbiamo andare nel campo della ricerca universitaria, dove iniziarono a essere sviluppati tantissimi videogiochi con un linguaggio nato negli anni 60, che è il BASIC. Il BASIC fu il primo linguaggio multipurpose, cioè senza essere nato per una specifica funzione. È molto semplice da imparare e quindi da padroneggiare, e diffuse l'informatica a partire dagli anni 60 a tutti i livelli. Fu il linguaggio di programmazione più usato per la seconda metà degli anni 60, per tutti gli anni 70 e per gran parte degli anni 80, a qualsiasi livello, qualsiasi computer, dai supercomputer universitari fino ad arrivare ai nostri home computer, almeno fino alla nascita poi del C di Kernighan Ricci, che però arriva dopo da lì si iniziò a programmare in C a livello più alto e così via. Però il BASIC era molto molto usato perché gli altri linguaggi che erano nati prima avevano dei compiti specifici, erano nati per funzioni matematiche, per funzioni amministrative, quindi non avevano questa general purpose, questo utilizzo generico. Il primo che andiamo a ricordare è un programma del 71, qua ho trovato un pezzettino di listato della versione del 73, che è ovviamente ispirato a Star Trek, perché tutti i nerd dell'epoca, come molti di adesso, piace Star Trek. È un videogioco di strategia basato ispirato dalla famosa serie televisiva del 66. È stato originariamente pubblicato nel 71 ed era diffuso all'interno delle università, ed era un gioco di strategia che sta alla base poi di tantissimi videogiochi che sono arrivati dopo. In realtà questo gioco era stato pensato per poter essere giocato anche con computer che non avevano uno schermo, perché per avere uno schermo dovevi avere il terminale, e molti computer universitari in quegli anni, negli anni 60 e negli anni 70, spesso non avevi il terminale. Tu scrivi il programma sulle schede perforate, lo mandavi e poi il risultato ti arrivava dalla telescrivente, quindi stampato, o ti ritornava sempre il foglio perforato, o ti ritornava al massimo un dattilo scritto da una macchina da scrivere collegata al computer. E infatti questo gioco era stato pensato per poter essere giocato anche su carta praticamente, cioè tu davi comandi e poi lui ti stampava la mappa dello spazio, ti dava la posizione dell'astronave, dei Klingon eccetera, ed era un videogioco di strategia, quindi c'erano questi algoritmi che andavano a simulare quella che era l'intelligenza delle navi nemiche, quindi dei Klingon, dove si muovevano, cosa dovevano fare, eccetera. E tu dovevi giocare di strategia, posizionamento, eccetera. Insomma, un videogioco che è stato alla base di tantissimi videogiochi venuti dopo. Ed è stato anche uno dei videogiochi più popolari del mondo
quando fu diffuso su un testo che fu pubblicato all'inizio degli anni 70, nel 73 la prima versione, che era 101 Basic Computer Games, che è stato praticamente un libro di David Hall, che pubblicò questo libro con la raccolta di 100 videogiochi computer games scritti dagli studenti durante gli anni 60-70, e Star Trek era quello più complesso che stava dentro, ed era anche quello che faceva comprare questo libro alla gente che poi, con i primi hobby computer, quindi l'Altera eccetera, i primi computer che si stavano diffondendo nella metà degli anni 70, tra il 75 e il 76, e poi fu pubblicato per tutti, 1000 versioni, uscì per Apple II, PET, TRS-80 eccetera eccetera eccetera. Ma cosa succede sempre negli anni 80? Succede una cosa importante, in realtà una cosa che non molti conoscono. Succede questo: viene inventato un sistema che si chiama Plato. Qualcuno di voi l'avrà già sentito, qualcuno no, ma praticamente ve lo dico in 2 parole. Questo sistema Plato, Programmable Logic for Automatic Teaching Operation, è stato il primo sistema di istruzione assistito da computer, partito addirittura nel 1960 sul computer ELIAC dell'Università dell'Illinois, negli anni 70 utilizzato praticamente in tutte le università del mondo, che erano collegate a questa rete Plato, che è praticamente una proto-internet, perché tutto quello che noi facciamo su internet adesso in realtà è nato su questa rete Plato, che è stato il primo posto dove sono nate le chat, dove sono nati i forum e dove sono nati i videogiochi anche in rete, i multigame. Videogiochi con la grafica sono nati qua sopra, perché sono stati sviluppati. Il sistema Plato utilizzava dei terminali grafici al plasma, con una matrice al plasma di 1024 x 1024 punti, quindi molto alta, e permetteva di disegnare e di utilizzare la grafica con questi sistemi Plato. Su Plato soprattutto sono nati i primi esempi di videogiochi di ruolo, Dungeons Crawls, in assoluto, derivati direttamente ovviamente da Dungeons and Dragons, no? Il diffusissimo gioco da tavolo. D&D, soprattutto, proprio che si chiama D&D, è un videogioco scritto nel 1975, come vedete aveva già la grafica e tutto, e l'altro è Pedit. Questi sono 2 videogiochi, uno è D&D e Pedit, sono nati contemporaneamente tra il 74 e il 75. Gary Winston e Roy Wood alla Southern Illinois University hanno scritto D&D, e Pedit 5 invece è stato scritto da Rusty Radford nel 75. È noto per essere stato praticamente i primi videogiochi in assoluto in questi anni che avevano, per esempio D&D aveva il cosiddetto boss finale, cioè tu giravi tra i livelli, a un certo punto trovavi un nemico molto forte contro cui dovevi combattere, prima trovavi dei nemici semplici e poi arrivava questo nemico più mago, drago, insomma tutto ambientato ovviamente nel mondo di Dungeons and Dragons. E sono videogiochi seminali, perché in realtà dallo sviluppo di questi videogiochi, che ebbero una diffusione nell'ambiente universitario enorme, dopo verranno portati anche su computer a terminale, quindi fatti con i caratteri, dopo essere nati però graficamente sul sistema Plato. Da questi esperimenti, che sono circolati più o meno liberamente, arrivano poi le prime produzioni commerciali per personal computer dei primi anni 80. Il famoso Acalabet World of Doom, da cui poi nacque Ultima di Garriott, è ispirato direttamente a questi videogiochi, cioè, anche proprio come interfaccia di comandi eccetera, cioè non se l'ha inventato Garriott, l'ha preso da questi giochi che giravano negli ambienti scolastici universitari in maniera libera in quegli anni, e lui nel 1980-81 realizza la prima versione di Acalabet sull'Apple II, poi fa Ultima, che poi viene fatto per il Commodore 64, poi si diffonde in tutto il mondo, arriva, diventa un successo anche in Giappone eccetera eccetera eccetera. Poi da lì nasce tutta la storia dei giochi di ruolo eccetera.
E qui c'è molta ricerca in quello che è la creazione del personaggio, del nemico artificiale, perché devono essere dotati di un certo tipo di intelligenza, cioè devono avere un qualche tipo di interazione. Qui era facilitato perché stiamo parlando di computer che in quegli anni erano i computer più potenti che potevi trovare sulla faccia della Terra. In realtà il videogioco però si stava diffondendo anche in un altro ambiente, no? Prima ho citato Pong, ve lo ricordate? Ecco qua, adesso apro una breve parentesi, spesso quando cercate intelligenza artificiale, videogiochi su internet, vi salta fuori Pac-Man, no? Come per dire che Pac-Man è stato il primo. Come avete visto c'è stata molta strada prima di arrivare a Pac-Man. Però in realtà il videogioco stava diventando famoso in quelli che erano gli arcade, i coin-op, cioè il videogioco si stava diffondendo in tutto il mondo in quello che era il mercato dei videogiochi arcade, quindi nelle sale giochi, quelli che noi erano i bar dell'epoca, eccetera. Ma il problema è che mentre qua per sviluppare questi avevi dei computer con CPU esagerate, CPU non neanche microprocessori, CPU che occupavano stanze. Nei videogiochi arcade all'inizio non avevi manco un microprocessore, proprio erano solo logica TTL, erano logiche cablate in elettronica, quindi tu dovevi programmare con i TTL, quindi hai voglia cercare di ricreare un'intelligenza anche minima di qualcosa. Infatti tutti i primi videogiochi sono dual player, o al massimo, se sono single player, hanno dei nemici che seguono delle logiche fisse, delle logiche predeterminate, non hanno un minimo di intelligenza. Infatti, perché citano Pac-Man? Perché se andiamo nell'ambito di quelli che sono i videogiochi più famosi, noi ci ricordiamo Space Invader 79, Galaxian 80, 78, 79, 80, arriviamo a Pac-Man. Pac-Man aveva dei nemici che avevano un certo tipo di minimo di intelligenza, cioè almeno si era posto il problema di dare un carattere diverso a ognuno dei personaggi e quindi mentre prima Space Invader il movimento è fisso, fanno sempre lo stesso movimento, Galaxian aggiunge delle variabili ma sempre fisso, sono schemi predeterminati, cioè i nemici vanno sempre allo stesso modo, fanno sempre gli stessi giri, non cambiano. Con Pac-Man invece se hai l'impressione che questi ti seguono. Quindi Pac-Man è il primo esempio arcade? No, ovviamente no. Perché ovviamente se tu inizi a cercare scopri che non è come uno si potesse aspettare. Qual è il primo videogioco dove si inizia negli arcade a inserire un minimo di intelligenza? Allora, come vi ho detto, i videogiochi erano esclusivamente TTL, questo fino al 1975, dove la Williams introduce per la prima volta un microprocessore nei videogiochi e lo fa con un videogioco che si chiamava Western Gun. Era un videogioco giapponese sviluppato da Taito, che Taito la sviluppa in TTL, viene venduto alla Williams. La Williams, per migliorare i cicli di produzione e risparmiare, decide di utilizzare i microprocessori al posto dei TTL, prende l'Intel 8080, quindi rifà Western Gun con l'Intel 8080, però rifà un gioco che era TTL per 2 giocatori. Western Gun era un pistolero contro l'altro, ma dovevi giocare uno contro l'altro, non si muoveva automaticamente il pistolero, ok? E anche nel microprocessore viene riportata la stessa logica, quindi anche se è il primo gioco con microprocessore, quindi che teoricamente ha una potenzialità da home computer, da personal computer, in realtà non lo sfrutta perché fa esattamente un gioco tale quale. Esisteva un altro gioco molto famoso all'epoca, il videogioco più famoso dopo Pong nei primi anni 70 era un videogioco che si chiamava Grand Track 10 dell'Atari, che erano le famose macchinine viste dall'alto che giravano, no? I primi si erano in TTL, Grand Track 10, Grand Track 20 sono in TTL e puoi giocare da 1 a 4 giocatori, ma anche se giochi da solo le macchinine, gli avversari si muovono sempre lungo il percorso senza la minima intelligenza, niente, zero. Però siccome questo è un videogioco che ha molto successo, Atari continua a fare seguiti di questo videogioco e nel 1976 produce Sprint 2. Poi vedi, c'è stato Sprint 1? No.
Sprint 2 si chiamava così perché aveva due volanti, Sprint 2, due volanti, ok? Che è questo. Sprint 2 utilizza per la prima volta di Atari un microprocessore, il 6510 della MOS Technology, viene messo in questo videogioco, Sprint 2. E grazie al fatto che ci mettono il microprocessore, riescono a fare in modo che, anche se tu giochi da single player, innanzitutto ci sono sempre 4 macchinine, anche se siete in 2 giocatori. Una è la macchina bianca, l'altra è la macchina nera. Poi ci sono sempre 2 macchine grigie. Le 2 macchine grigie sono sempre pilotate dal computer e hanno una certa intelligenza, cioè inserisce per la prima volta degli algoritmi tali per cui queste 2 macchinine sembrano guidate da un altro giocatore, cioè reagiscono al fatto che tu stai guidando, quindi se tu gli si avvicinano, si spostano, tentano di superarti, cioè interagiscono, non sono traccia fissa che vado e basta, ok? Sembrano 2 giocatori. È stato difficile trovare per questo che non c'è scritto da nessuna parte, ho dovuto scavare. Alla fine l'ho capito utilizzando il flyer del videogioco originale della pubblicità, dove spiegava appunto che puoi one player racing, come vedete c'è scritto anche one player racing, quindi da solo puoi giocare contro il computer, e poi spiega che le 2 macchinine grigie sono sempre pilotate dal computer, anche se giochi 2 giocatori, una la nera e una bianca. Se giochi da solo anche la nera è pilotata dal computer, e specifica in questo che grazie all'utilizzo del microprocessore, no, puoi utilizzare, adesso non trovo il punto dove è scritto, però c'è scritto, diceva usiamo un microprocessore, quindi dava questa enfasi sul fatto che utilizza un microprocessore, quindi un programma scritto, quindi con un minimo di algoritmo di intelligenza. Questo succede nel 76, attualmente è il più vecchio che ho trovato nel videogioco arcade. Non ne ho trovati altri per adesso, poi magari salterà fuori, però per adesso ho trovato solo questo. Mi sono posto il problema anche però nel videogioco domestico, perché in quegli anni, contemporaneamente al videogioco arcade, nasce anche il videogioco casalingo. La Magnavox aveva introdotto con Bayer il famoso Odyssey, che è stata la prima console nel 72, contemporaneamente al Pong di Atari degli arcade. E poi stavano nascendo le RCA, diverse console con microprocessore a cartucce. Nel 77 poi c'è l'Atari che presenta appunto il suo Atari Video Computer System, quella che poi farà scoppiare la mania dei videogiochi domestici in casa. Atari VCS, Video Computer System, poi venne chiamato 2006, molti di noi lo conoscono come Atari 2600 adesso, 2600, ma in realtà il nome originale era VCS, Video Computer System, e esce con dei giochi programmati. Dov'è che sono? Qua. Ok. Ok. Il video 5, scusate, devo prendere gli appunti perché come ho detto mi dimentico. Eccolo qua, perfetto. Combat in realtà sì, ma aveva perché esce con dei videogiochi preimpostati, no? Con delle cartucce, una serie di cartucce. In questa serie di cartucce erano quasi tutti giochi semplici per 2 giocatori o per un giocatore, ma senza un minimo di intelligenza. Però ce n'erano alcuni che avevano un minimo di intelligenza. Il problema qual era? Che le cartucce, sapete quanta memoria avevano quelle cartucce lì? 2 kilobyte. 2 kilobyte, cioè in 2 kilobyte ci dovevi far stare tutto il codice del gioco. 2 kilobyte di ROM, 128 byte di RAM. Questo era l'hardware dell'Atari 2600, ok? Quindi tu in 2 kilobyte fai un po' fatica, no? Infatti Airseal Battle e Combat, quando giocavi, se giocavi in 2 era molto divertente, se giocavi contro il computer sparava a caso, non aveva un minimo di intelligenza, cioè era programmato per sparare a caso. Infatti continuava a sparare in aria, sparava da tutte le parti e poi ogni tanto ti colpiva per caso, ma non aveva proprio nessun algoritmo di intelligenza, erano preimpostati come Space Invader, no? Dovevano fare quella cosa lì sempre, non reagivano minimamente.
Qual è il primo di questi giochi dove invece c'è un minimo di questo tipo di codice? L'ho trovato in questa cartuccia, Video Olympics. Video Olympics, rispetto alla semplicità, Video Olympics erano i giochi del Pong anche per il VCS, no? Erano molto popolari i giochi del Pong in quel periodo, quindi mettiamo nelle cartucce base del VCS anche quella con i giochi del Pong. La cosa incredibile, Video Olympics è stato programmato da Joe Decuir, nome francese, quindi lo pronuncio malissimo, scritto Decuir, quindi sto tizio chi è? È uno dei 2 progettisti del VCS, è praticamente il vice di Jay Miner che lo accompagnerà per tutti i progetti fino ad arrivare anche all'Amiga. Joe Decuir è famoso, ha progettato tantissime parti anche di Amiga insieme a Jay Miner. Lui scrive questo Video Olympics in 2 kilobyte e cosa ci mette dentro in 2 kilobyte Video Olympics? Ci mette 50 giochi diversi di varianti, lì ne vedete alcuni. Oltre al Pong ci mette le varianti con le porte, puoi fare il soccer con più giocatori, con meno giocatori, con le porte, senza porte, col basket girando le palette in orizzontale, ok? E allora l'ho fatto solo per farvi vedere, questi sono i 2K del gioco, tutta la cartuccia è qua dentro, ok? Questo 2 kilobyte 2048 byte. E in 2048 byte cosa ci mette dentro? Ci mette dentro anche una cosa che per la prima volta nella storia puoi giocare a Pong contro il computer e lo chiama RoboPong. Cioè tu puoi giocare a Pong non contro un altro ma contro l'Atari. E non lo programma, perché è facile, se tu fai la barretta che segue la palla vince sempre, cioè fine. Sincronizzi la barra con l'asse verticale della pallina e lui la prende sempre. Quindi lui cosa si inventa? Si inventa un algoritmo che ogni tot perde la sincronizzazione con l'asse verticale della pallina e inoltre ogni rimbalzo della palla contro si resetta questo contatore, no? In modo da dare l'illusione che non sia perfetto, ma inserisce l'errore umano dentro ed è molto divertente giocarci, infatti ha un sacco di recensioni positive. Pensate che questo semplicissimo algoritmo inserito qua dentro, cioè insieme a tutte le varianti di gioco di Pong, tutto in 2 kilobyte, riesce questa routine, sono semplici ma funzionano talmente bene che gli sviluppatori della raccolta Atari Arcade Hits del 1999, ok, che fecero gli Arcade Hits di Atari, utilizzarono questo algoritmo di John Decuir, lo finirono per copiarlo esattamente tale e uguale per il remake del 99 del Pong, utilizzarono questo algoritmo. Quindi se l'era inventato, ci stava in 2K e funzionava anche bene. Quindi è impressionante pensare quello che aveva fatto John Decuir in 2 kilobyte. Però non finisce qui. Perché non finisce qui? Perché ovviamente le console domestiche amplificano questa voglia di giocare contro il computer. Perché mentre se tu andavi in sala giochi trovavi sempre qualcuno con cui giocare, eri a casa, magari eri da solo e dovevi giocare contro il computer, no? Quindi fare dei videogiochi da casa che avessero per forza bisogno del secondo giocatore non era conveniente, ci serviva trovare a casa la possibilità di giocare. Quindi anche i videogiochi che prima erano singolo giocatore, da casa inseriscono la possibilità di giocare single player. Tra questi ce n'è uno in particolare che voglio segnalare perché prima vi ho citato Gunfight. Gunfight è stato il primo videogioco, vi ho detto, con microprocessore, ok? Viene fatta la versione, allora non è ufficiale perché all'epoca non si usava molto prendere i diritti, stiamo parlando dei primi anni 70, quindi non c'era ancora tutto questo, usciva il Pong, tutti facevano il Pong, usciva il gioco dei pistoleri, tutti facevano usciva il gioco delle macchine, tutti facevano il gioco delle macchine, si copiavano tutti tra di loro. Cosa succede con Gunfight? Che viene realizzata la versione domestica Outlaw
dall'Atari, che è la versione di Gunfight da casa, dove però viene inserita il single player, quindi il giocatore avversario ha un'intelligenza per combattere. Quanti kilobyte ha questa cartuccia? 2. Sì. È uscita l'anno dopo, ma sempre 2 kilobyte era, ok? Da chi è stato scritto questo Outlaw? Da un giovanissimo programmatore che si chiama David Crane, cioè quello che poi farà Pitfall qualche anno. Pitfall, e non solo Pitfall, dopo ci citerò David Crane che è anche importante. Questo viene fatto da David Crane. Nel 78 poi esce da Alan Miller, esce questo, il basketball per l'Atari, che esce nel 78 e puoi giocare a basket contro un avversario, ok? Ha talmente tanto successo che viene fatta adattare anche la versione arcade, al contrario di quello che succedeva, cioè non era la versione arcade che poi ha fatto la versione domestica, la versione domestica che ha fatto in modo che poi Atari creasse la versione arcade. La versione arcade esce in bianco e nero perché all'epoca i videogiochi arcade erano ancora tutti in bianco e nero, quindi non era a colori, al contrario dell'Atari che invece a casa era già a colori. Invece esce in bianco e nero, però ha un'altra importante cosa, oltre al fatto di inserire il giocatore artificiale, quindi one player per giocare contro, e per la prima volta viene inserito un player di colore, nero. Cioè abbiamo un uomo bianco e un uomo nero. Questo succede nel 1979, perché nel 78 esce la versione domestica, nel 79 esce la versione arcade. Il personaggio che ho citato prima, cioè il signor David Crane, come molti di voi sanno o forse non sanno, se ne va da Atari, perché Atari non dava molto credito ai programmatori bravi e quindi se ne va e fonda l'Activision, la più famosa software house principale dell'epoca, che esiste ancora oggi. Fonda l'Activision, nell'Activision se ne vanno tanti bravi programmatori dell'Atari e nel 1981 pubblica Tennis, che per la prima volta, a parte la grafica, che finalmente vediamo un campo da tennis che sembra un campo da tennis, e poi giochiamo contro un avversario che ha una certa intelligenza, quindi risponde, sembra di giocare contro un'altra persona. Questo succede nell'81, l'81 non so più del 77, quindi la cartuccia finalmente aveva 2K, sempre 2K. Siamo sempre a questo gioco, con questa grafica, con il giocatore che gioca tutto 2K, 2048 byte. Adesso fatelo voi, non scherzo. Questa ricerca del giocatore artificiale, dell'inserimento dell'intelligenza artificiale nei giocatori va avanti anche negli arcade, perché ormai gli arcade usano tutti i microprocessori. E il primo videogioco degli arcade ricordato molto seminale, dove si inserisce un giocatore artificiale, che è una persona artificiale, che quindi ha una certa importanza, è questo, Karate Champ, che è anche un videogioco fondamentale perché è quello che fa nascere tutti i videogiochi di combattimento da lì in poi, che nasceranno da quel momento. E in Karate Champ tu combattevi contro un altro personaggio che era dotato della sua intelligenza basilare, perché poi gli algoritmi non erano così complessi. Dove iniziamo a vedere un aumento di questa complessità? Cioè finalmente vediamo qualcosa che inizia un pochino a stupirci, quindi non solo algoritmi che simulano il giocatore, a parte gli scacchi che come ho detto stavano andando avanti, lì gli algoritmi di gioco degli scacchi diventavano complessissimi. Quel signor David Crane che ho citato prima, che è giustamente osannato come game designer di programmazione di videogiochi e di invenzione di videogiochi, no? Dopo il grandissimo successo di Pitfall 2, planetario, fece Ghostbusters per il Commodore 64, sempre dell'Activision, che anche quello fu un successo incredibile all'epoca in tutto il mondo. Sempre all'interno di Activision lui inizia a ragionare su qualcosa che potesse rivoluzionare questo mondo del gaming e si inventa un videogioco dove crea finalmente la persona artificiale con la quale noi parliamo e comunichiamo, no?
prendendo dagli algoritmi che già esistevano di Eliza scritto negli anni 60, che simulavano i discorsi, no? Quelli che sono gli algoritmi che stanno ancora alla base dei chatbot di oggi, dei natural language translator, di tantissime cose che usiamo, dei chat GPT che usiamo oggi. Ovviamente non con queste basi dati, non con questa complessità. Lui crea questo gioco, Little Computer People. Abbiamo scoperto che nel tuo computer vive una persona e tu ci devi giocare con questa persona. Lui ha creato questo videogioco, cioè un videogioco, e stiamo parlando dell'85, la prima versione fatta è per Commodore 64, poi viene prodotto per tutti i computer dell'epoca. Nell'85 esce Little Computer People, cioè piccola persona che sta all'interno del tuo computer. Tu accendevi il gioco e si creava in maniera randomica, secondo degli algoritmi predeterminati, una figura di persona che era diversa per ogni copia di Little Computer People. Veniva inserito un SID all'interno del floppy che creava un'unica persona fatta in un determinato modo, che aveva una serie di caratteristiche diverse da floppy a floppy, e quando tu lo lanciavi la prima volta veniva scritto sul floppy, questo non cambiava più e interagiva con te. Tu dovevi, era come come un Tamagotchi, e tu ci giocavi, ci interagivi, lui doveva mangiare, ci giocavi, doveva suonare il piano, poteva suonare il pianoforte, ci potevi giocare a dama, facevi diversi giochi, lui andava in giro per la sua casetta e tu interagivi con questo personaggio artificiale, questo Little Computer People. Anche questo videogioco all'epoca, chi ha vissuto quel periodo se lo ricorda, perché ebbe un grandissimo successo, anche se noi in Italia meno, perché noi in Italia in quel periodo eravamo nel periodo della pirateria e quindi questo funzionava bene solo se prendevi l'originale. Qua non ce l'aveva nessuno l'originale, quindi ebbe molto successo in America, in Giappone, in Inghilterra. Guarda, da noi no, perché noi arrivava la copia pirata e non andava, e quindi non capivamo come mai non funzionasse. Vabbè, era il nostro periodo oscuro, questo l'ho già raccontato in un'altra conferenza. Purtroppo ci siamo persi un po' di cose noi negli anni 80 in quel periodo. Però Little Computer People di David Crane è dell'85, probabilmente la prima volta che vediamo veramente la realizzazione della persona artificiale all'interno del computer, cioè creare un algoritmo che effettivamente tenti di emulare, perché in realtà nell'evoluzione del videogioco, cito qualcuno come John Madden Football o i giochi di strategia come Herzog Way e poi Dune 2, che ebbe molto successo anche in Europa. Erano giochi manageriali, strategici, dove dietro si cercava di emulare una strategia. Per esempio anche in John Madden e in altri videogiochi sportivi era spesso, cioè, in quel caso John Madden stesso aveva collaborato per la creazione degli algoritmi per fare in modo che i giocatori avversari avessero delle strategie tipo quelle che usava lui come allenatore di football, ok? In Herzog Way e in Dune 2 invece c'erano degli algoritmi che andavano a simulare in maniera complessa l'interazione degli altri giocatori. Quando tu giocavi in single player, gli altri giocatori dovevano, era un gioco strategico, quindi dovevano avere una strategia, dovevano avere degli algoritmi non semplici come quelli dei giochi che ho citato prima, qualcosa di più complesso, ma questi algoritmi in realtà iniziano a utilizzare strumenti formali degli algoritmi di intelligenza artificiale. In Herzog Way è la prima volta, per esempio, che si usano gli automi a stati finiti per definire all'interno della programmazione di Herzog Way le strategie militari che dovevano competere contro il giocatore principale. Okay? È stato pubblicato nell'89 da Technosoft, era uscito sul Sega Mega Drive, mentre Dune 2, Westwood Studio, sempre agli Stati Finiti, Virgin Games nel 1992, PC, Amiga, Atari ST, eccetera, eccetera. Però, allora, il problema è che queste intelligenze non si comportavano in realtà. Cioè, qual è il problema di queste intelligenze? Che essendo codificate all'interno del gioco, barano, cioè loro sanno delle cose che tu giocatore non puoi sapere, come la posizione di tutta la mappa delle cose, eccetera. Vedono le carte. Vedono le carte praticamente, c'è questo. Quindi
sono intelligenze ma algoritmi che non imitano proprio il giocatore come se fosse un giocatore, ma imitano quello che fa il giocatore, ma in realtà barano perché sanno delle cose che tu non sai. Quindi poi infatti c'erano i livelli di difficoltà, potevi aumentare, alzare, dove la IA barava di più o barava di meno alla fine rispetto alle cose che sapevano. La prima volta che invece si tenta di ricreare proprio un'intelligenza dei giocatori che non sanno le cose, quindi che agiscono in maniera indipendente rispetto a quello che è in un altro famoso videogioco seminale che è Doom. Doom però, siccome era ancora basilare questa struttura di intelligenza dei nemici, succede una cosa che chi ha giocato a Doom spesso la ricorda: succede a volte che i nemici iniziano a combattere tra di loro e si uccidono da soli, perché scambiano l'altro se stesso come il giocatore, quindi si ammazzano tra di loro. Questo è un errore introdotto proprio dal fatto che si tentava di creare dei nemici all'interno che non barassero, ma che fossero nemici come lo eri tu dentro il videogioco stesso. Ok? Vabbè, qui ero arrivato alle 2 di notte, quindi non sono più andato avanti a fare le slide, anche se in realtà si va ancora avanti, però per esempio posso citare Age of Empires del 97, Civilization 5 del 2010, che utilizzano proprio strutture algoritmiche dei videogiochi, e poi attualmente li ha nei videogiochi contemporanei. Il primo, Half-Life, nel 98 usa un algoritmo di pathfinding per ritrovare insomma i percorsi da fare, cioè ogni entità nemica aveva i suoi algoritmi di pathfinding per girare all'interno del videogioco come se tu stessi, come se fosse un giocatore che stava realmente giocando all'interno del videogioco. E vabbè, ce ne sono parecchie da andare avanti, però ho già ecceduto. Vabbè, 96 c'è Creatures, e ecco, in Halo Combat Evolved del 2001, ok, è proprio la prima volta che viene utilizzata una tecnologia che viene chiamata Behavior Tree, albero di consapevolezza, che è un algoritmo inventato proprio per questo seguito di Halo del 2001, Halo Combat Evolved, che poi ha fatto storia nell'ambito dei videogiochi. Cioè questo algoritmo è proprio un algoritmo di IA, proprio un algoritmo di intelligenza artificiale che poi è stato replicato, migliorato e utilizzato in tantissimi videogiochi. Nello sparatutto Fear del 2005 è proprio impegnato, viene anche utilizzato per generare comportamenti sensibili al contesto del videogioco stesso. Quindi per la prima volta in un gioco i comportamenti dei player nemici si comportano a seconda di quello che succede nell'ambiente di gioco. Se io sparo di là, lui reagisce, l'algoritmo reagisce perché vede lo sparo, ma non perché sa che io avevo sparato, ma perché l'ha visto, ok? Come se io fossi il giocatore vero che sta vedendo lo sparo a mia volta. Vabbè, io ho detto un po' tutto, comunque siamo arrivati più o meno all'età contemporanea. Spero che vi sia interessato, abbia detto delle cose che sono piaciute. Non dimenticatevi di seguire il canale di Archeologia Informatica, dove dico queste cose e tante altre stupidate, quindi sia il podcast audio che il canale video YouTube, dove c'è anche Davide Gasti che vedete dietro e tante altre persone. E alla prossima, grazie a tutti.